Che grandissimissima cazzata! Dopo la morte non c'è nulla. Morto per morto, morto. Morto uguale morte. Finito. The game is over. Adios. Ora, di sicuro non è tornato qualcuno proprio di fisico per dirci in generale che dopo la morte c'è qualcos'altro, ma ci sono degli indizi, assolutamente, e non mi sto riferendo assolutamente al tipo di educazione che nella maggior parte dei casi la Chiesa Cattolica ha, soprattutto in Italia, diffuso nella concezione del dopo la morte, ma ci sono dei dettagli, ci sono degli indizi, e questo video nasce proprio in risposta a un video che ho visto, perché YouTube ti passa i video di quelli che fanno gli argomenti come i tuoi, in cui questo famoso YouTuber parla con una tranquillità del più tranquillo possibile del fatto che dopo la morte non esiste nulla. Ora, per fare un discorso un po' diverso, quello che chiamano anche su YouTube, sui social, reverse engineer, cioè proviamo a dimostrare esattamente il contrario. Ora, ti sarà sicuramente successo di sentire, sono strasicura, qualcuno che conosci o anche qualcuno della tua famiglia che, boom, d'amblè, una notte riceve i numeri, quindi parliamo di esempi molto pratici, i numeri da un defunto. Quei numeri sono i numeri che effettivamente escono e magari se ci credi e se giochi vince anche qualcosa. Non stiamo parlando della mania del gioco, cioè queste cose succedono una tantum. Quindi la domanda che ti faccio è: non esiste nulla dopo la morte, quindi questi numeri che ti dà il morto in sogno, da dove arrivano? Da Marte, che va molto di moda? Cioè la tua mente li ha autoprodotti? No. Ti sarà sicuramente successo di sentire persone che hanno avuto delle esperienze in cui o hanno visto gli angeli, ma non stiamo parlando degli invasati, o hanno avuto l'esperienza esattamente opposta, ovvero del diavolo, del buio, persone che ti raccontano storie in cui loro si sono trovati in delle situazioni in cui hanno pensato qualcosa di negativo, questo qualcosa è arrivato e si è materializzata una situazione super pericolosa. Quindi se non esiste nulla dopo la morte e fisico per fisico, morto per morto, da dove arriva questa energia, questo potere del negativo? Perché se c'è il negativo c'è anche il positivo. Ti sarà successo, perché sono sicura, solo che bisogna avere gli occhi per vedere in senso lato e le orecchie per sentire in senso lato, che nella tua vita magari almeno una volta è successo che sei andato vicino alla morte tantissimo così, hai seguito e sentito una voce che ti diceva di fare questa cosa o tutt'altra cosa e ti sei salvato letteralmente per pochissimo. Quindi da dove arriva questa voce, questa energia che ti manda in una direzione completamente opposta, per cui tu letteralmente ti salvi sotto tutti i punti di vista, principalmente fisicamente. Quindi da dove arriva questa vocina? Chi è? Sei tu che ti sei fatto di LSD? Ti sarà sicuramente capitato di sentir parlare, e se non ti è capitato, te lo faccio capitare io adesso, delle esperienze premorte, ovvero sono quelle persone che per 1000 motivi diversi vanno in coma. Nel momento in cui sono in coma passano nell'altro mondo, quindi sono diciamo più con un piede di là che con un piede di qua, hanno delle esperienze, dei ricordi, tornano con dei messaggi, tornano con delle esperienze che hanno fatto. E quando le raccontano, appunto, scientificamente parlando, vengono definite le esperienze pre-morte. Quindi ci sono molte persone online, come questo famoso YouTuber, che dice assolutamente che questi sono viaggi che si è creata la mente. Quindi la domanda, il reverse engineer è: quindi la mente nel momento in cui va di là si fa dei viaggi tipo LSD? Se le inventano le persone queste cose? Ora, ci sono degli studi scientifici dai quali risulta che la mente umana sviluppa dei meccanismi, si creano dei meccanismi particolari, ma la mente non si può inventare le cose. E soprattutto
negli studi che sono stati fatti negli ultimi anni emerge esattamente l'opposto di quello che dice questo famoso YouTube, cioè che dopo la morte c'è qualcosa nel corpo che continua a vivere. E questo qualcosa che continua a vivere, sicuramente avrai sentito parlare del film che si intitolava 21 grammi, perché nel momento, ma questo l'hanno scoperto già da moltissimo, nel momento in cui il corpo fisico si spegne, questo sì che muore, perde di peso, i famosi 21 grammi che sembrano proprio essere il peso della nostra anima. Quindi anche qui, reverse engineer, al contrario, dove va a finire questo pacchetto, questa cosa anima che fisiologicamente non esiste, è qualcosa di astratto? Dove va a finire? Ma soprattutto la domanda è da dove arriva? Quindi da un lato siamo rimasti incastrati dall'idea classica della Chiesa Cattolica di quello che esiste dopo la morte, che si discosta secondo me un bel po' dalla realtà. Dall'altro invece abbiamo gli agnostici che pensano ancora, che voglio dire, chi ci crede, perché siamo una macchina perfetta, che noi siamo l'evoluzione della scimmia, cioè che nei secoli ci siamo lasciati di dosso, scusami l'ironia, sta valanga di peli, ci siamo evoluti e che dopo la morte non esiste niente. Ci sono persone che hanno esperienze come quelle della esperienze pre-morte a seguito di un coma. Ci sono persone che riescono a comunicare con l'aldilà e non lo fanno per soldi. Ci sono persone che comunicano con i defunti. Ci sono persone che vedono i defunti o gli angeli. Ci sono persone che fanno l'esorcismo e io abito esattamente in un paese qua della sperduta Romagna in cui per 50 anni ha esercitato un prete esorcista e si sa che la Chiesa Cattolica è molto restia a legiferare questo tipo di tecniche e ti posso assicurare che qui ne è arrivato di ogni, e tutto questo si ricollega al fatto che se tutte queste cose soprannaturali che non sono legate al fisico, alla ragione esistono, esiste esattamente qualcosa anche dopo. Gli ultimi studi scientifici sono stati fatti in Germania e testimoniano proprio il fatto che esiste qualcosa, un'attività dopo la morte, solo che è molto pericoloso dire che una volta che moriamo noi ci ricolleghiamo forse a questa coscienza collettiva o che facciamo parte di questa coscienza collettiva, perché questo ci mette di fronte ad una scelta molto consapevole non solo di quello che facciamo ogni giorno, ma da dove arriviamo, perché se tu riconosci che una volta che sei morto ti ricongiungi, sei parte del divino, dell'universo, io sono sicuro che ognuno di noi sarebbe più sicuro delle proprie scelte fatte nel agire in bene, non in agire in male. Per quanto mi riguarda, ho avuto diverse esperienze in cui ho capito che c'è dell'altro, che non siamo solo fisici, e se credi che non sei solo fisico ti posso assicurare che le cose arrivano, e quel credere nella non solo fisicità ti porta sempre di più a percepire e sentire che dopo la morte esiste assolutamente qualcos'altro. Tra l'altro, in un video che ho fatto come prova per vedere se un nuovo software funzionava, mentre ero qui in casa assolutissimamente tranquilla, senza pensare a chissà che cosa, c'è un video che dura forse 5 secondi e c'era anche mio babbo vicino in cui si è vista questa specie di cosa di trilli. E io ribadisco, sono come San Tommaso e mi è successo anche in altri video, me ne accorgo solo perché edito i video. Io credo che questo sia un momento super awakening, cioè proprio di visibilità, di risveglio veramente molto semplice per vedere che siamo immersi nella dualità, che esiste il bene, che esiste il male, e questo bene e questo male devono per forza, cioè è palese che rispondono a delle altre energie che sono superiori. Noi diciamo siamo solo le marionette, quelle che sono a terra, e pensare sul pianeta Terra e pensare che non esista nient'altro non è sicuramente, a mio avviso, la vibrazione più giusta per affrontare questo periodo. Ti lascio in descrizione diversi link, tra cui anche l'iscrizione alla newsletter Niente Tappinamento Ossessivo. Ti lascio alcuni sconti
appunti, ti lascio altri video interessanti in descrizione e ti lascio un altro video qui se vuoi approfondire le esperienze che ho avuto io del non fisico, che ti fanno capire che tu non sei solo fisico e che arrivi da qualcos'altro, e quindi per forza di cose se sei il prodotto di qualcos'altro, andrai lì una volta che questo fisico ti lascerà, e quindi se arrivi dalla luce non puoi che comportarti in bene.